Ste, vuoi la colazione americana? Però non c'ho quella di colazione americana. Perché devo ancora farla. Ah, ok. No, anzi, mi sa che devo fare la spesa. Perché l'altro giorno che l'ha preparata, raga, sembrava di essere, non lo so, dentro Los Angeles. dentro ad un diner. Dennis, eravamo da Lo Dennis. sentivo in camera. Sulla qualità. Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video, questa nuova serie, perché ho scoperto che per cucinare non è che posso aspettare, beh, sei un campioncino. Fatto sta, ho scoperto che per cucinare non posso sempre aspettare scegliete voi gli ingredienti, che è la serie che uso come stratagema per cucinare, e quindi niente, oggi prepareremo la colazione americana. Visto che Stefano è sempre a dieta, Tudor è sempre in giro per il mondo, porzione per uno. XL però. Sì, come al solito. Sempre in giro per il mondo mi sembra esagerato. È ad Amsterdam. È diverso. Se cercate su Google colazione americana sono solo due cose che escono. C'è la colazione dolce, che sono i pancake, i waffles, insomma cose dolcissime, oppure cose che fanno di base nell'immaginario comune molto male, tipo uova e bacon, che è esattamente quello che faremo oggi. Tra l'altro, signori, tra una settimanina penso farò uscire il video review dell'Apple Watch e capiremo insieme se ha senso o non ha senso per me continuare ad usarlo. Eccoci il bacon. Vi siete quando andate a fare la spesa e a una certa vi rendete conto di quanto costano le cose? Cioè, un po' di pancetta, un pezzo di pane e delle uova, 8 euro. Insomma, è bello che non c'era l'erba cipollina, quindi ora devo andare in un altro supermercato. Allora, signori, cosa serve per preparare una colazione americana? In realtà pochissima roba, motivo per il quale è una cosa che faccio relativamente spesso. Un limone. No, non è vero. Pane, del buon pane, se avete il pancaré va bene uguale, però insomma una bella pagnottella ci sta alla grande e poi diventa anche il pranzo, quindi volendo anche la merenda, il pane va sempre bene. Ovviamente del bacon, pancetta e delle uova. Ora c'avevo anche una mezza idea di provare a fare una salsa olandese, però col bacon insomma non è che ci abbia molto senso. Giusto un po' di guarnizione potrebbe essere dell'erba cipollina e avevo preso anche del burro per fare l'olandese, ma non serve. La cosa davvero bella di questa colazione è che serve solamente una padella per cucinarla. C'ho fame, sono fatte le 10 a forza di andare a fare la spesa, a fare le cose. Sarà un brunch. Volendo fare un attimino un po' i fighetti potremmo le uova farle in camicia, però sinceramente non ho voglia di sporcare più di una pentola. Si potrebbe fare, sarebbe anche molto bellino a livello estetico, però manteniamo la semplicità che ripaga sempre. La vera domanda è: sarò in grado di rompere le uova bene? Speriamo di sì. Tagliamo la nostra bella pagnottella e direi prendiamo delle belle fettine, quindi tagliamolo qui. Ok, tagliamo una bella fettina, non troppo spessa perché a me non piace, poi vabbè, a vostra discrezione. La cosa importante è che sia più o meno dello stesso spessore da tutti i lati per avere una tostatura uniforme. Ecco, questa già potrebbe andare. Tagliamo due fettine. Voilà. Anche il bacon direi che ci siamo, non abbiamo bisogno di grassi aggiuntivi, direi che il bacon ne ha già abbastanza. E io terrei di base tipo 3 fettine di bacon per ogni fetta di pane e poi sopra ci mettiamo un bel ovetto fritto, così sopra. Colazione dei campioni. Devo essere onesto, signori, la cosa che mi spaventa di più è aprire le uova. Allora, teniamo la fiamma non troppo alta e ci infiliamo la nostra pancettona. Ora il bacon, per farlo venire davvero croccante croccante, intanto non serve girarlo 4000 volte, lo metti in padella, lo lasci, facciamo un minutino da un lato e un minutino dall'altro, finché non si impicciolisce, un attimino si ritira, e poi quando vedi che inizia a fare tipo le curvette così, inizia a diventare un po' traslucido,
lo giri, lo lasci altri 40-50 secondi, ma il vero trick è poi metterlo all'interno di un po' di Scottex, così assorbe tutto il grasso in eccesso, anche se comunque è bello grassoso, ma soprattutto gli dai il tempo di diventare davvero croccante. Ah, guarda che bel colore che c'ha. E poi lo prendiamo a sbrodolare su dello Scottex e vedete che dopo tipo un paio di minuti già diventa croccantissimo, che è esattamente ciò che vogliamo. Guarda quanto grasso che penzola da qui. E voi signori scrivetemi nei commenti se siete team colazione dolce o team colazione salata. Abbiamo detto che non sarà una colazione ma sarà un brunch, quindi facciamo due belle fettine di pane. Sentite proprio il colesterolo che sale, cioè non dovete neanche mangiarla questa roba, basta guardare il video e automaticamente state ingrassando. E poi prima di cuocere le uova, in realtà friggerle, perché con tutto sto grasso sarà una frittura di uova, ci mettiamo dentro il pane e lo tostiamo bene bene da tutti e due i lati, con tutto questo grasso in eccesso che si è formato, guarda qui, e viene un pane della Madonna. Per quello io preferisco non farlo neanche troppo spesso, così viene bello bello croccantone. Direi che ci siamo. Abbassiamo un pochino la fiamma perché non vorremmo mai bruciare l'olio. A cazzo duro, ma proprio durissimo. Facciamo questa cosa qua, le muoviamo bene bene all'interno. Potrebbe avere senso anche in realtà già girarle un attimino, così non ci prendiamo tutto l'olio, e lasciamo qualche minutino a tostare. Ora questa padella è anche un po' piccolina, questo pane, però la lasciamo andare. Oh, guarda un po' che bellina. Ora la pentola non è più unta, diamine, anzi è un po' bruciacchiata. Facciamo così, la pulisco al volo prima di metterci le uova perché vedo che c'è un po' di nero e non va bene. Ora ci mettiamo davvero un non nulla di burro, ma perché non voglio bruciare le uova. Tocchettino, giusto per evitare che si attacchi. Oh, ok, lo so, non dovrei usare la forchetta per fare questa cosa, ma ormai ci sono. E mettiamo il primo uovo. Ok, lasciamolo andare un paio di minutini finché l'albume non si mette bello bello fermo, e poi invece il tuorlo lo lasciamo bello crudino come piace a noi, cioè non crudino, insomma andante, ok? E secondo me ci siamo. Lo vedo che è ancora bello liquidoso, ma a me piace così. Speriamo solo che non si rompa mentre impiattiamo. Una bella fettina di pane, questa mi sembra molto interessante, bella croccantina ma non troppo. Poi scopriamo il nostro bacon, guarda quanto croccante, cioè si vede proprio che è croccante, si vede proprio che fa male, ma si vede proprio che è croccante. Guarda qua, belle drittine. Prendiamo 3 belle fettine di bacon, ce le mettiamo sopra così, guarda quanto sono croccanti. Ok, e poi sopra questo bellissimo tripudio di grasso ci mettiamo l'uovo che cercherò di far scivolare, che non so se riuscirò a far scivolare. E voilà, ma che tripudio di benessere. E per concludere, allora qui c'ho l'altro uovo, c'è un altro uovo che è andato, purtroppo si è rotto, mannaggia a me, però lo farò per pranzo. Per concludere prendiamo un po' di erba cipollina e ce la mettiamo sopra, però quel verde in più a me piace sempre, incredibile. Ok, un po' di verde qui, un po' di verde lì, sale e pepe. Ci mettiamo un po' di pepe. Se posso darvi un consiglio, questi pepi qua, 4 stagioni, 4 grani, cioè sono di molti colori diversi e danno un bel effetto quando lo macinate fresco sopra le uova in questo caso. Voilà, tocchettino di bacon. Che fai, non assaggi? No, madonna che buono. Andiamo all'assaggio. Andiamo, guarda quanto è croccante il pane. Il tuorlo ovviamente esplode, guarda qua che benessere. Questo è il boccone del re, cioè questo è proprio, si vede che è proprio un bel boccone. Beh signori, buon appetito. Minchia. Raga, che ve lo dico a fare?
è spaziale, buonissimo, il pane è croccante, il bacon anche, e quando arriva il bacon c'è un'esplosione di salato, di sapidità. L'uovo in questa parte con tuorlo è super cremoso, è davvero davvero buono. Poi avete visto, serve solo una padella, certo non è forse la colazione più sana di tutto il mondo, però un paio di volte a settimana, così, for fun, dici vuoi fare una colazione particolare, come avete visto è semplicissimo. Lei dichiara l'assenza totale di burro? Certo. Poi vedrò il video, potrò denunciarla. Denunciarla. Ma vaffanculo! No, Ma sei un buffone! ma davvero, sai cosa vuol dire così? Giusto perché l'uovo era finito il grasso. Hai appena dichiarato il falso. Hai dichiarato il falso. In video tra l'altro, Sì. hai detto che non c'era burro, c'era la panetta lì accanto ai fornelli. Apri la bocca, chiudi gli occhi. E mettici un po' di bacon sopra. È dentro il Ah, è bacon. dentro. Chiudi gli occhi. Pensa a Los Angeles. Senti quanto crocca. Molto meno unta di quella che ti danno a Los Angeles. Cioè molto più buona. Perché l'ho fatta io. Questo non le impedirà di riuscire una denuncia. Buono comunque. Semplice ma efficace. Buon culo. Che non c'è tutto, devi far ingrassare me. Certo. Signori, per questo video è tutto. Fatemi sapere se volete vedermi cucinare altre cose. Io sicuramente userò questa piattaforma per sperimentare le mie doti culinarie. C'ho l'acquolina in bocca, quindi vi ringrazio per la visione. Ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi contenuti. Niente, ciao a tutti. Bella.